Il patè di fegato è un antipasto freddo originale e molto particolare, con cui potrai stupire i tuoi ospiti o coccolarti un po'. Lo assaggiammo per la prima volta in un ristorante qui vicino a casa. Lo trovammo molto interessante e molto particolare e ho cercato di rifarlo. Vediamo insieme come. Come prima cosa metto sul fuoco mezzo litro di acqua, dentro cui ci faccio sciogliere mezzo dado da brodo. Il brodo mi servirà molto presto nella ricetta. Prendo 2 cipolle per un peso totale di 500 grammi. Pello le cipolle e poi le affetto in maniera abbastanza sottile, anche se cerco di non perderci troppo tempo, perché alla fine dovremo frullare tutto. Una volta finito il lacrimoso lavoro di affettare le cipolle, prendo un tegame di medie dimensioni. Ci metto un po' di burro e quando il burro si è sciolto metto le cipolle a stufare. Continuo a mescolare perché le cipolle non si devono soffriggere, anzi, quando mi sembra che comincino a essere troppo asciutte, aggiungo qualche mestolo del brodo che ho preparato poco fa. Poi metto il coperchio e lascio che le cipolle continuino a stufarsi a fuoco medio-basso. Quando si asciugano troppo ancora metto il brodo. Il risultato deve essere sostanzialmente questo: le cipolle si devono disfare quasi completamente, per cui ancora brodo e di nuovo uso il coperchio. Mentre le cipolle cuociono, prendo il fegato che ho comprato. Ho preso 500 g di fegato che era già affettato. Lo porto sul tagliere, separo le fette e inizio a tagliarle a striscioline. Anche qui senza troppo cura, perché appunto alla fine andrà frullato tutto quanto. Tagliare gli ingredienti serve a semplificare e a rendere uniforme la cottura e facilita anche il passaggio successivo con il tritatutto. Quando le cipolle sono ben stufate, aggiungo il fegato nel tegame e inizio a cuocerlo mescolando continuamente. Aggiungo un mezzo bicchiere dal liquore di marsala e poi procedo con la cottura sempre mescolando. È anche il momento di salare. Al solito faccio ad occhio, ma sarà possibile assaggiare alla fine e correggere la sapidità. Quando anche il fegato mi sembra cotto, levo dai fornelli e passo tutto nel tritatutto. Inserisco nel contenitore un po' di fegato, un po' di cipolle e aziono il tritatutto. Aggiungo tutto il composto un po' per volta in maniera da non sovraccaricare eccessivamente il tritatutto. Alla fine lo aziono sufficientemente a lungo finché non ottengo una pasta perfettamente omogenea. E se sei in dubbio, continua ancora un po', che non sbaglierai. Azzero la tara della bilancia perché devo pesare l'impasto ottenuto. Alla fine ho 690 g di impasto. Faccio questo passaggio perché la ricetta prevede di mettere tanto burro quanto è l'impasto. In realtà non voglio esagerare con il burro, per cui ne metterò un pochino meno, diciamo 600 g invece dei 690 che andrebbero messi. Una volta affettato il burro, trasferisco l'impasto, che è ancora tiepido, in una zuppiera più grande e amalgamo con le fruste e anche con il mestolo, con cui spezzo ulteriormente i pezzi di burro. Continuo a lavorare l'impasto finché il burro non si è completamente sciolto e si è perfettamente amalgamato all'impasto fatto di fegato e cipolle. Quando sono soddisfatto del risultato prendo uno stampo. Nel mio caso non ho niente di meglio di questo stampo da plum cake tutto rovinato, ma non ha molta importanza che sia rovinato perché lo rivesto di pellicola di plastica per alimenti. La pellicola sarà fondamentale per aiutare con il distacco dello stampo, usala sempre per questa ricetta. Dopo aver foderato attentamente lo stampo lo riempio usando tutto l'impasto che ho preparato, che si rivela proprio preciso per la dimensione dello stampo. Per uniformare la superficie del composto scuoto un po' lo stampo e infine lo metto in frigorifero. Dopo qualche ora il risultato è questo: il composto è perfettamente solidificato. Per sformarlo metto della carta da forno su un tagliere. Appoggio il tagliere sopra lo stampo con la carta da forno sotto e poi rigiro il tutto tenendo lo stampo fermo con le mani. Grazie alla pellicola rimuovo molto facilmente lo stampo ed ecco che la terrina di patè di fegato è praticamente pronta. Non resta che levare delicatamente la pellicola, ecco qua, siamo pronti a servire. Con un coltello a lama liscia taglio il patè in fette che possiamo servire come antipasto freddo di gran classe. Mi raccomando, deve essere servito a temperatura di frigorifero. Se lo fai arrivare a temperatura ambiente perderà consistenza e diventerà decisamente meno appetibile. Il miglior modo di servire il patè è insieme a delle scorze d'arancio, oppure come in questo caso abbiamo della marmellata di arancia che si presta perfettamente. Taglio un pezzettino, prendo un po' di marmellata ed ecco qua un boccone fantastico. Un altro modo in cui possiamo presentarlo è tagliarlo a dadini e mettere su ciascun dadino un pochino di marmellata di arancia. E così ecco pronto un singolo magnifico boccone. Se questa ricetta ti incuriosisce come ha incuriosito noi, lascia un mi piace.
E se non consumi subito tutto il patè, sappi che lo puoi congelare. Ti consiglio di tagliarlo a fette e poi congelare le fette in maniera che non si attaccano le une alle altre. Poi lo puoi scongelare anche una fetta per volta quando ti vuoi coccolare un po', ma l'importante è farlo sempre in frigorifero, mai fuori dal frigorifero. Bene, se ti è piaciuta questa ricetta potrai vedere anche questa, che penso ti piacerà perché è stata scelta apposta per te. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!